La mia prima lente è stata l'ho impiantata più di 25 anni fa. Penso di essere stato forse il secondo o il terzo in Italia e ho continuato in modo caparbio su questa linea. Sicuramente un vantaggio è quando siamo entrati in queste lenti che si avvicinano di più alla chirurgia refrattiva e quando abbiamo capito che potevamo metterle con una anestesia topica. L'anestesia topica quindi si avvicinava a quello che era la chirurgia fatta col laser e di conseguenza anche per il paziente è rimasta una procedura più semplice con un recupero, si può dire il giorno dopo, immediato, sempre in base alla la butterfly surgery, sempre in base alla leggerezza del chirurgo nell'eseguire la tecnologia. A mio avviso sono scomparse quelle che sono le opacità iatrogene durante la chirurgia perché con un minimo di pratica il chirurgo sa gestire questo tipo di lenti e anche l'induzione della cataratta da un punto di vista, diciamo così, del contatto tra la faccia posteriore della lente e la faccia anteriore del cristallino, questo contatto, questa cattiva circolazione dell'umore acqueo, che è quello che nutre la cristalloide, si è, diciamo, risolto quasi totalmente con diciamo, la costruzione del foro centrale nell'ottica di queste lenti. Questo foro centrale ha creato un'altra grossa svolta, evita quindi la necessità di eseguire o intraoperatoriamente una iridectomia settoriale periferica o nei 10-15 giorni prima una iridotomia IAG laser. Poi la lente ovviamente è migliorata e con le nuove tecnologie, le nuove costruzioni di queste lenti che hanno un sizing innato, quindi diciamo lo spostamento, cioè l'elevazione rispetto alla cristalloide anteriore, che dovrebbe essere circa sui 500 micron, con questa tipologia, questa ultima tipologia di lenti è sicuramente più facile da ottenere. Distinguere, perché secondo me queste lenti ci sono dei limiti. Quando uno ha a disposizione tutta la tecnologia per la correzione del difetto di vista, a mio avviso i trattamenti di superficie, cioè diciamo i trattamenti sulla cornea, sono indicati fino a dei difetti che possono arrivare anche sulle 8-9 diottrie, al massimo 10 diottrie in casi particolari. Di lì in su l'indicazione è l'uso di una lente fachica. È chiaro che questo limite, poi si parla di ipermetropia, l'ipermetropia è un altro tipo di discorso, perché l'occhio ipermetrope sovente è un occhio che non ha gli spazi sufficienti, che devono essere almeno di 2,7 mm endotelio cristalloide anteriore. Bisogna fare una valutazione del paziente, una valutazione dell'età del paziente e delle esigenze del paziente. Se il paziente è non più tanto giovane, diciamo che forse intendo un quarantenne con una miopia di 6-7 diottrie, forse io preferirei mettere una lente fachica rispetto a andare a modificare la cornea. Se noi abbiamo un paziente superiore alle 10 o 9 diottrie e anche pazienti diciamo ventenni, di 20 anni, anche relativamente anche giovani, secondo me l'indicazione di una lente fachica è il gold standard, non si può pensare ad altro. Una piccola diciamo così vantaggio secondo me può essere quello nel posizionamento di queste lenti nella cartuccia e nel posizionamento della lente in camera anteriore. Queste lenti qui hanno una consistenza leggermente superiore, per cui con un minimo di attenzione addirittura si può posizionare l'apto distale. Intanto
è quasi impossibile che ci sia un posizionamento upside down in camera anteriore. Una parte del posizionamento sotto l'iride dell'atto può essere risolta direttamente in entrata, introducendo questa lente che entra sicuramente in posizione corretta. Poi l'atto più prossimale all'ingresso, quello con una spatolina, la mia sensazione è che sia quasi più semplice posizionarlo che non quello di un collametro, però queste sono sensazioni. Non so ancora, non posso dare diciamo così, un feedback su quello che può essere un'estrazione di queste lenti, perché fortunatamente non ho mai dovuto estrarle, sia perché la scelta della lente è sempre stata corretta da un punto di vista di dimensionamento, da un punto di vista di sizing, quindi non abbiamo avuto ancora problematiche di trasparenza del cristallino, e sia non ci sono state ancora non ci sono stati errori di refrazione che hanno richiesto un cambio di York. Questo è un po' il quadro della situazione. Secondo me il futuro della lente fachica, secondo me, potrebbe essere quello di valutazione di una possibile correzione della presbiopia. Questo è quello che aspettiamo da sempre, perché andare a sacrificare un cristallino, come facciamo tante volte adesso, naturale, magari ancora trasparente, per correggere un difetto e dare al paziente la possibilità di vedere lontano e vicino, secondo me non so come dirlo, ma è un sacrilegio. Cioè, se la tecnologia, se le ditte, e forse questo nuovo materiale acrilico idrofobo potrebbe consentire sicuramente di lavorare questa ottica in modo tale da dare o una tecnologia diffrattiva, una tecnologia di defocus che possa dare anche quel defocus che può far vedere nell'intermedio, cioè senza andare proprio sicuramente questo potrebbe dare, a mio avviso, una grossa spinta a questa tecnologia, mentre andare a combattere su un confine tra laser e lente lo trovo stupido, cioè lo trovo non corretto. Cioè, il medico corretto, il chirurgo corretto deve dare al paziente la giusta correzione e non deve per nessun motivo, né per mancanza di una tecnologia, né economico, tanto meno shiftare in un campo quando quel campo lì può essere fatto in modo migliore con un'altra tecnologia. Questo è un po' il mio messaggio che mi ha portato a avere ancora lo studio pieno alla mia età e a poter fare qualsiasi ancora per tanti anni e avere la coscienza a posto, perché non avevo mai fatto cose che non si fossero nella finalità, nell'interesse del paziente.